Salve, sono Patrizia Corradetti, cuoca del ristorante Zenobi in Abruzzo a Colonnella. Questa è un'osteria slow food da più di 20 anni e qui facciamo cucina tradizionale abruzzese. Oggi vi illustrerò come realizzare la ricetta della chitarra con le polpettine. Negli Stati Uniti è conosciuta come spaghetti meatballs. Per le pallottine utilizziamo della carne macinata, metà manzo e metà maiale, del pecorino, del parmigiano, del pepe, della noce moscata, sale. Per realizzare il sugo usiamo del passato di pomodoro, sedano, carote, cipolla, chiodi di garofano, del magro di manzo, del magro di maiale, delle ossa di manzo e di maiale, delle costine di agnello, le uova, la farina per fare la chitarra. Viene fatto il soffritto col sedano, la carota e la cipolla, poi vengono rosolate le carni. Una volta rosolate le carni, viene aggiunto il passato di pomodoro. E poi bisogna avere tanta pazienza perché per fare questo sugo saranno necessarie perlomeno un paio d'ore di lavoro. Dopodiché il sugo è pronto. Dopo il sugo prepariamo la chitarra o i maccheroncini come vengono chiamati. Impastiamo le uova con la farina, facciamo la fontanella, mettiamo le uova. Io ci metto un goccio d'olio perché l'olio gli dà quella morbidezza necessaria. Iniziamo mano a mano ad impastare con le mani, amalgamiamo il tutto e ammassiamo. Per rendere questa pasta liscia ci vorranno all'incirca un quarto d'ora, 20 minuti. L'attrezzo più importante che utilizziamo in questa preparazione è l'ummacaranara, è conosciuto in italiano come chitarra perché è composto da dei fili dove viene posizionata la sfoglia e con il matterello viene tagliato. L'impasto da utilizzare per la chitarra deve essere abbastanza morbido perché con la morbidezza riusciamo ad avere una maggiore facilità nel taglio della chitarra. Per le polpettine ci vuole la carne macinata, metà carne e metà manzo, pepe, la noce moscata, il pecorino, il parmigiano e le uova. Viene fatto un impasto a mano e poi vengono formate delle piccole polpettine di carne. Per la cottura delle pallottine, preparare una padella con dell'olio extravergine di oliva, far scaldare l'olio, mettere le pallottine e rosolarle per bene. Si mette un po' di sugo già pronto in una pentolina e in questa pentolina vengono messe le pallottine che vengono rimesse sul fuoco per farle insaporire. Abbiamo il sugo, abbiamo pronte le pallottine, abbiamo pronta la chitarra, prepariamo una pentola con dell'acqua salata. Appena aggiunge a bollore immergiamo la chitarra. Nel frattempo che la chitarra viene cotta, mettiamo sul fuoco una padella con del sugo già pronto. Appena la chitarra è pronta, la tiro fuori, la metto in padella, la mantico e appena è pronta la servo mettendo sopra al piatto della chitarra un bel cucchiaio di sugo con le pallottine. Questo è come realizziamo noi la chitarra con le polpettine qui in Abruzzo, un piatto gustosissimo. Provate a farla a casa e magnete.
Ben trovati a tutti, sono Luciano Monosilio, chef patrone del ristorante Luciano Cucina Italiana di Roma. Oggi ci troviamo in Abruzzo, patria delle chitarrine con sugo di pallottine. Io nel mio piccolo cercherò di replicare lo spaghetto meatballs con un twist all'italiana. Gli ingredienti per questa ricetta sono pomodori a grappolo, sedano, carota e cipolla, basilico e un filo d'olio. In questa teglia già pronti abbiamo i nostri pomodori a grappolo tagliati in 4, conditi con basilico tagliato a pezzettoni, sedano, carota e cipolla tagliati molto grossolanamente, sale grosso e un filo d'olio. Andiamo ad infornare tutto quanto a 200 gradi per un quarto d'ora. Una volta arrostiti i pomodori li andremo a frullare. Lasciati i pomodori in forno, iniziamo la preparazione per le nostre polpette. Prepariamo le nostre polpette soltanto con una tipologia di carne, quindi andremo a utilizzare soltanto manzo, del pane raffermo, sedano, carota e cipolla, sale fino, pepe macinato e prezzemolo, olio extravergine d'oliva, un uovo e latte. Quindi andremo a utilizzare una parte particolare del manzo, la punta di petto, che è un pezzo di carne del manzo che contiene un giusto equilibrio di parte magra e parte grassa. Questo perché andrà a compensare poi in cottura i sapori e le consistenze della carne. Mettiamo la carne in un contenitore grande, prendiamo del pane raffermo, lo tagliamo a cubettoni abbastanza grossolani e lo mettiamo a bagno per un quarto d'ora con del latte intero. Lasciamo il nostro pane a mollo e procediamo con l'impasto delle polpettine. Quindi aggiungiamo cipolla tritata, a differenza della ricetta tradizionale la mettiamo a crudo, sedano e carota. Aggiungiamo sale fino, pepe macinato, abbondante ovviamente. Prendiamo il nostro bel prezzemolo verde e lo andiamo a tritare molto finemente. Una volta tritato lo aggiungiamo al nostro composto e andiamo a lavorare il nostro impasto. Con mani ben lavate impastiamo. Questa fase dell'impastare è molto importante perché andiamo a rendere omogeneo tutto quanto l'impasto, quindi andiamo a mescolare per bene sia la parte magra della carne che la parte grassa insieme a tutti i vegetali. Come vedete la carne acquista un'altra consistenza. Aggiungiamo un uovo, lo rompiamo. Una volta rotto l'uovo è molto importante lavarsi le mani o se no fare un'operazione ancora prima, lavare le uova prima di metterle in frigorifero. Iniziamo ad impastare l'uovo con la carne. L'impasto deve essere bello morbido, in questa fase è molto importante schiacciare per bene il tutto, anche con le nocche delle mani, in modo tale che l'uovo venga incorporato completamente dalla carne. Una volta raggiunta questa consistenza, andiamo ad inserire il pane ammollato nel latte. Lo strizziamo completamente, perché non abbiamo bisogno di altro liquido, ma abbiamo bisogno soltanto della mollica del pane, che ci darà una leggera morbidezza all'interno dell'impasto delle polpette. Quindi aggiungiamo il nostro pane ammollato e finiamo di impastare nuovamente. Il nostro impasto è pronto, facciamo una polpetta unica grande, lo copriamo con un film e lo lasciamo riposare in frigorifero per un quarto d'ora. Togliamo i nostri pomodori dal forno, belli arrostiti come vedete, e li andiamo a frullare interi così come sono. Con questo passaggio in forno andiamo praticamente a ridurre la percentuale d'acqua all'interno del pomodoro e andiamo a restituire una parte di umami molto importante. A questo punto aggiungiamo basilico fresco e olio extravergine d'oliva. Frulliamo nuovamente. Come vedete, una volta frullato abbiamo un composto liscio e omogeneo e di colore chiaro perché si è emulsionata con l'olio, quindi abbiamo questo colore rosso molto vivo, anzi un rosso corallo. Mettiamo la nostra salsa in una pentola
Una volta messa la salsa nella nostra casseruola, andiamo ad aggiungere la metà in acqua del peso del pomodoro. Ad esempio, se abbiamo 200 g di salsa di pomodoro, andremo ad aggiungere 100 g di acqua. Quindi aggiungiamo acqua e facciamo partire il nostro fuoco. E copriamo il nostro sugo con il coperchio. Ovviamente all'inizio sarà molto basso. Una volta che la salsa è pronta, l'acqua per la pasta è messa a bollire, andiamo a recuperare il nostro impasto delle polpette in frigorifero. Togliamo la pellicola e andiamo ad appallottare le nostre polpette. Andremo a realizzare una polpetta con il palmo della mano. Come vedete l'impasto è bello omogeneo, quindi la polpetta risulterà completamente liscia e compatta. È molto importante che la polpetta sia compatta, perché se non è compatta in cottura tende a sfaldarsi, quindi a rompersi. Come noterete dal video rimangono dei pezzetti leggermente grossolani, quindi abbiamo tagliato sia carote, sedano che cipolla e lo stesso pane ammollato leggermente grosso, perché ci lascerà varie consistenze quando mangeremo la polpetta. Il nostro sugo è a bollore molto vivo. Abbassiamo il fuoco del nostro sugo e andiamo a inserire le polpette all'interno del sugo. Come vedete le polpette non sono né panate nella farina e né vengono rosolate nell'olio, vengono messe così, nude e crude, all'interno della nostra salsa di pomodoro. Una cosa che dico che è molto importante sempre è che le polpette all'interno della casseruola o pentola o quel che sia devono stare comode, quindi ben distanziate tra loro. Perché distanziate? Perché questo farà sì che le polpette abbiano una cottura omogenea. Muoviamo leggermente le nostre polpette con un movimento circolare e copriamo di nuovo. Una volta messe in cottura le polpette, l'acqua a bollore, buttiamo i nostri spaghetti. Per quanto riguarda il sale, non ha importanza, lo possiamo aggiungere anche dopo una volta buttata la pasta. Andiamo a controllare le nostre polpette. Abbassiamo nuovamente il fuoco e con l'aiuto di una schiumarola recuperiamo le nostre polpette, scolandole per bene, perché a questo punto avremo le polpette che sono ben cotte e la salsa di pomodoro finirà la sua riduzione. Una volta tolte le polpette, ridotto per bene il sugo, andiamo a scolare la nostra pasta e la andiamo a togliere dall'acqua leggermente prima. Prendiamo la salsa di pomodoro, la aggiungiamo ai nostri spaghetti. Come vedete abbondante salsa. Questo perché? Perché gli spaghetti non hanno terminato la loro cottura e quindi faranno una breve risottatura all'interno della salsa di pomodoro delle polpette, così che la salsa di pomodoro, oltre che essere insaporita dalla carne delle polpette, sarà anche aiutata dagli amidi della pasta. Aggiungiamo ancora salsa. Come sentite il rumore è molto importante nella mantecatura. Io ovviamente da buon laziale aggiungo anche del pecorino in mantecatura. Lasciamo riposare. Adesso rimettiamo le nostre polpette all'interno del sugo. Le facciamo scaldare nuovamente, sempre a fuoco basso. La ricetta è pronta. Manca soltanto l'impiattamento, quindi iniziamo. I nostri spaghetti mantecati con sugo di polpetta, un bel rotolone, come vedete ho fatto un bel nido. Polpette leggermente stiepidite sul fuoco. Come vedete non è un piatto scarso, ma un piatto molto generoso in omaggio ai nostri amici americani. Terminiamo con una nostra pioggia di pecorino romano. Ed ecco qui terminato il mio omaggio agli spaghetti meatballs.